Ragazzi, diciamocelo subito, senza alcuna vergogna, ok? Noi oggi entriamo in crisi esistenziale se il rider ritarda 10 minuti con la nostra pizza. Avete sentito bene? 10 minuti. Cioè, iniziamo a guardare il telefono, sospiriamo, sbuffiamo e scriviamo poi nel gruppo: sto morendo di fame. Ripeto, morendo di fame. Se saltiamo per esempio il pranzo perché c'è una riunione alle 2, partono i bestemmioni, i drammi della vita, la testa che gira, lo stomaco che brontola, la personalità che cambia, diventiamo dei pazzi. Scusate però, io senza mangiare non ragiono. Vi è capitato? Non ditemi di no. Ora però fermiamoci un secondo e domandiamoci: ma l'abbiamo mai provata davvero la fame? Ma quella vera, non quella del ho fatto colazione alle 8 e ora sono le 12:30 e non ci vedo più dalla fame. No, parlo della fame che non passa, è quella che non ha orari, che non sai quando finisce, ovvero quella dei nostri antenati. Perché nella nostra testa i sapiens della preistoria erano sempre lì. Cioè, li siamo prefigurati magri, spettinati, affamati, che masticavano una radice con la faccia triste, sti poveracci sempre a soffrire, pativano la fame, una disgrazia assoluta. Ma era davvero così? O ci siamo raccontati magari una storia un po' comoda della serie noi oggi stiamo meglio? Anche se mangiamo insalata scondita, ci sentiamo in colpa? Sì, oggi noi facciamo un viaggio nel tempo, niente macchine del tempo, tranquilli, tranquilli, solo stomaco, corpo e realtà. Cerchiamo di capire una cosa molto semplice: quanto era normale davvero soffrire la fame nella preistoria. Era un'emergenza continua? O era semplicemente una condizione, diciamo, gestita? E attenzione, perché spoiler finale, potreste scoprire che il vero peggiore errore della storia non è stato inventare l'agricoltura, ma quello che avete oggi, che abbiamo oggi nel nostro frigorifero. E sì, vi guardo, proprio quel cassetto delle verdure che avete a casa, stracolmo di roba. C'è un antropologo che negli anni 70 ha preso un microfono metaforico e ha detto una cosa che ha fatto saltare parecchie sedie. Si chiama Marshall Salins e ha, sentite bene, definito i cacciatori-raccoglitori la prima società opulenta. Ora, detta così, sembrerebbe una barzelletta opulenta. Cioè, quelli non avevano case, non avevano armadi, non avevano nemmeno le tasche o gli occhi per piangere. Opulenti de che? E invece, signori miei, il punto è proprio lì. Non erano ricchi perché avevano tanto, erano ricchi perché gli bastava poco. Salins dice una cosa molto semplice ma potentissima: l'opulenza non è accumulare, è non aver bisogno di accumulare. Noi oggi lavoriamo 8 ore al giorno, quando va bene, ok? Per pagarci l'affitto, la palestra, che non usiamo mai, attenzione, l'abbonamento alla piattaforma che ci aggrada di più, Netflix, qualunque cosa, ok? Una volta al mese. E il sushi del venerdì per sentirci vivi, cool. Un sapiens medio? Beh, 3-4 ore di attività al giorno, avete sentito bene? 3-4 ore. Caccia, raccolta, spostamenti, poi scialla. Il resto del tempo riposo, chiacchiere, sistemare strumenti, dormire quando serve. Questo però non vuol dire che la vita fosse facile, no. Vuol dire che il rapporto tra tempo investito e bisogni soddisfatti era molto diverso dal nostro. Dice, mi hai fatto ridere, hai scoperto l'acqua calda. No, la fame in questo contesto non era sempre una tragedia apocalittica come la presentiamo noi oggi. Spesso era un segnale, tipo una notifica biologica che diceva: ehi,
forse adesso è il momento di muoversi un po' e vedere cosa c'è in giro. Ok? Non c'erano scorte infinite, ma non c'era neanche la corsa continua a produrre di più per desiderare di più, lo spreco. Questa è una prospettiva quindi che ribalta tutto. E quando ci pensi, fa un certo effetto scoprire che cosa? Che la parola ricchezza 30.000 anni fa cosa voleva dire? Semplicemente avere abbastanza per oggi. Ok, però a questo punto una domanda viene spontanea. Quando avevano fame, che cosa mangiavano davvero? Apri bene le orecchie perché adesso qui c'è un'altra rivelazione importante, perché qui c'è uno degli equivoci più grossi che abbiamo sulla preistoria. Noi oggi togliamo il grasso dal prosciutto, lo scartiamo, lo guardiamo pure male, fa male, appesantisce, non è sano. Per un sapiens il grasso era oro, letteralmente. Se trovavano una carcassa di bisonte, di cervo, di qualunque animale grosso, non partivano di certo dal filetto magro come farebbe oggi uno chef stellato. No, quella era roba secondaria. Non è che si andavano a mangiare direttamente il muscolo, no. Andavano dritti dove stava il jackpot. Ossa lunghe, articolazioni, cranio. Spaccavano tutto. Tutto. Perché? Perché dentro c'era la sorpresa come dell'uovo Kinder. Trovavano il midollo, caldo, denso, grasso, succulento. Quello era il loro super food. Altro che barrette proteiche. Lì stiamo parlando, signori, di un apporto calorico pauroso. Era energia pura, grassi concentrati, calorie che il corpo assorbe subito e conserva a lungo. Ora, mangiare grasso voleva dire una cosa molto semplice, che potevi permetterti di non mangiare domani. Ed è questo il punto chiave di tutto il video. Il grasso era un'assicurazione sulla vita. Se oggi mangiavi bene, domani potevi spostarti, potevi cacciare, potevi scappare, potevi anche fare l'amore con la compagna, potevi sopravvivere anche senza trovare nulla. Un corpo nutrito a grassi regge molto di più. Regge il freddo, naturale. Regge lo sforzo, regge lo stress. Ora, qui il confronto con noi diventa quasi comico. Vogliamo ridere, no? Allora, noi se saltiamo la colazione, io per esempio, non riusciamo nemmeno a trovare le chiavi della macchina. Diventiamo irritabili, confusi, drammatici. Loro, dopo una buona dose di grasso e di midollo, potevano tranquillamente andare avanti per giorni. Non felici, non pieni, però funzionanti. Ora qui entra in scena uno che questa storia l'ha presa, l'ha scossa forte e ha detto: ragazzi, qui abbiamo fatto una cavolata enorme. Il suo nome è Jared Diamond e secondo lui l'agricoltura non è stata una grande conquista effettivamente. È stata una fregatura colossale, proprio letteralmente. Lo so cosa state pensando. Allora il pane, la pasta, la pizza, la civiltà. Invece il nostro caro Jared dice: fermiamoci un attimo, perché prima dell'agricoltura, se in una zona il cibo scarseggiava, facevi una cosa semplicissima. Te ne andavi, seguivi gli animali, seguivi le stagioni, seguivi le piante. Eri povero di oggetti, però ricco di una cosa fondamentale, la libertà. Poi però arriva il campo di grano, romanticissimo. No, con il campo di grano arriva l'idea geniale. Piantiamo le tende, restiamo qui. Peccato che da quel momento sei diventato uno schiavo. Se piove troppo, addio raccolto. Se non piove, addio raccolto. Se arrivano insetti, topi, funghi, cavallette, addio raccolto. E quando il raccolto muore, non muore uno solo, muore tutto il villaggio insieme. Noi abbiamo scambiato quindi la libertà della bistecca selvatica con la schiavitù della pagnotta.
Ecco, per dirla proprio succulenta. E non è solo teoria, ragazzi, perché se ci pensate bene, ha logica. Le ossa lo raccontano chiaramente. I primi agricoltori erano più bassi, più fragili, con più carie, più infezioni, più segni di stress fisico, dieta più povera, più lavoro, meno varietà. Sì, più calorie stabili, ok, ma concentrate su poche cose. E quando quelle poche cose fallivano, era un disastro. Con l'agricoltura nasce qualcosa di nuovo. La fame di massa. La carestia di massa. Prima la fame era personale, distribuita, era mobile. Dopo diventa stanziale, collettiva, sistemica. Un dramma per tutti. E la cosa davvero pazzesca è questa. Il nostro corpo è ancora programmato per quel mondo lì. Ora non importa quante app di delivery abbiamo nel nostro cellulare, non importa il frigorifero pieno. Dentro di noi, ragazzi, c'è ancora un sapiens che non sa se mangerà domani, perché nella preistoria la fame non era solo una mancanza, era un interruttore che ci attivava. Se un sapiens non mangiava da un giorno o due, non diventava lento e confuso. No, succedeva l'opposto. I sensi si accendevano come un camion, olfatto più fine, la vista più attenta, concentrazione totale verso l'obiettivo, trovare cibo. La fame diceva al corpo: ok, adesso serve essere svegli. Quindi niente sonnolenza post pranzo, niente coma digestivo, niente non riesco a pensare se non mangio. Era una modalità diversa, più tesa, più focalizzata. Noi oggi purtroppo, quando abbiamo fame, diventiamo solo ed esclusivamente dei rompiballe. Scortesi, drammatici, con la soglia di sopportazione ridotta proprio ad un cucchiaino di plastica. Perché? Molto semplice, perché non siamo più abituati al vuoto. Non riesci a dire no grazie, magari più tardi. No, il tuo cervello non pensa alla dieta, pensa mangiala tutta, subito. È il sapiens interiore, quello che ha imparato che il cibo non va mai dato per scontato. La fame per lui non era un nemico, era semplicemente un segnale. Noi l'abbiamo trasformata in un fastidio, in qualcosa da spegnere immediatamente. Però sotto sotto quel superpotere è ancora lì, ragazzi. È solamente un po' arrugginito. Quindi, per concludere, la prossima volta che lo stomaco brontola, invece di entrare nel panico più totale, fate un mezzo sorrisino. Quello non è un errore. È il vostro DNA che vi sta bussando sulla spalla e vi sta dicendo: uè bello, ricordati da dove vieni, ovvero un animale che ha passato più tempo con la fame che con la sazietà. Quindi non abbiate paura di un po' di fame, non vi sta uccidendo, vi sta solo rendendo un pochettino più svegli, più presenti, più sapiens. Ora io adesso vado a vedere però se riesco a trovare un po' di midollo, perché mi è venuto un certo languorino. E con voi, molto probabilmente, se volete, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao ciao.